In diretta da Milano, 31 dicembre 2018, da Piazzale Angilberto, quartiere Corvetto, l'anima latina de Milan. In diretta per voi il presidente. Buonasera, benvenuti a Corvetto. Vedete qua come l'hanno riqualificata, direi che è stupendo, un gran esempio di multiculturalità, realmente. Ma iniziamo con il nostro discorso, soprattutto per non farvi perdere tempo durante questa notte così agitata. Gentili telespettatori, ma soprattutto telespettatrici, il 2018 volge al termine ed ognuno di noi lo avrà arricchito di ricordi gioiosi o nefasti che siano. È scontato dire che ogni anno è fatto di grandi cambiamenti, buoni auspici, grandi promesse, mantenute o non mantenute, ma soprattutto è composto da particelle di vita condivise. Noi sappiamo chiaramente che non siamo soli, è importante ricordarlo, né qui nella Terra né nell'universo. Da tempo è stato scoperto che attorno a un sistema solare orbita almeno un pianeta, quindi è praticamente ovvio che non esistono altre forme di vita, che al contrario, che sì che esistono altre forme di vita, come cantano in Blu Vertigo. Nel frattempo diventino commerciali i voli alla Luna, sai che Leonardo DiCaprio ne ha già spesi $200.000 per andarci. Io vi invito a viaggiare, però non solo viaggiare fisicamente, ma viaggiare nel vostro io più profondo. Il vostro io interiore. Soprattutto è importante fare una ricerca ed è importante fare chiarezza alle 1000 più contraddizioni che fanno parte del puzzle della nostra vita. Soprattutto è importante affrontare i problemi prima che si innalzino e diventino come un muro di Berlino. E sappiamo quanti anni è durato e quanto tempo ci è voluto per buttarlo giù. E ci sono tanti muri oggigiorno, per non parlare del caso del confine texano con il Messico. Vabbè, però non cambiamo argomento. È bello guardare le sfumature dell'orizzonte, ma quando vediamo l'arcobaleno, quando c'è l'arcobaleno, ma abbiamo questa fortuna di vedere l'arcobaleno, sarebbe utile cercare di soffermarsi sui colori che sono realmente visibili. Voglio citare un'altra massima conosciutissima, con tante S proprio. Ben sappiamo dal Piccolo Principe che l'essenziale è invisibile agli occhi. Quindi la mia domanda è: perché perdiamo tanto tempo nell'osservare le frivolità? Certamente hanno il suo fascino e sono un ottimo passatempo. Ma ricordate una canzone famosissima anche dei Muse, che è Time is Running Out. La traduzione è semplice: il tempo vola e va e fa tic-tac molto molto velocemente. Quindi un caro amico mio diceva che il tempo non esiste o che la percezione del tempo è relativa. Senza soffermarci troppo su quello che può essere il tempo, il mio auspicio, soprattutto perché stiamo parlando in visione a questo 2019, guarda che qua già stanno festeggiando a Corvetto, è di non ripetere atteggiamenti e consuetudini dagnine a noi stessi e alle altre persone. Di cambiare le proprie vite senza timore allo sconosciuto. Noi abbiamo bisogno di chiederci, scusate un momento, quando è l'ultima volta che sei stato felice? Quando è l'ultima volta che sei stato felice? O sei stata felice? Sei felice quando ti risvegli al mattino, solo o sola o accompagnata che sia? È importante dare una risposta a questi quesiti, soprattutto perché se è passato tanto tempo dall'ultima volta che sei stato felice, probabilmente è ora di cambiare, è ora di fare qualcosa.
o come ho scritto qui nel mio discorso, è ora di mettere il turbo, perché va tanto di moda questa parola oggigiorno nelle nostre vite. Bisogna usare i nostri corpi come agenti protagonisti del cambio. E guardate il cambio qua, guardate. Non so se magari vi ricordate com'era prima Corvetto in Piazzale Gilberto. Guardate che bella. Guardate che bella, che esempio di integrazione e multiculturalità. Comunque andiamo avanti. Sto parlando, come potete notare, in maniera molto generale della vita, del livello sociale delle nostre esistenze, dell'educazione, ma soprattutto dell'amore. L'amore, perché l'amore sempre bisogna iniziare un anno con l'amore. L'amore è un argomento, sappiamo tutti, un po' tabù, si fa fatica a teorizzare, ci sono milioni di canzoni, milioni di persone che parlano, in questo caso anch'io. E soprattutto un argomento o si tratta di una forma o di un qualcosa, se così lo possiamo definire, che è molto difficile rendere tangibile, nel senso che, a meno che non sia in forma molto banale e materialistica. Però l'amore è materialistico, è banale, probabilmente a volte sì e a volte no. C'è un gran gruppo che io adoro, l'ho scoperto grazie a Twin Peaks, sono i Chromatics. C'è una loro canzone che continua sempre a dire I'm still looking for love, in loop, tutta la canzone per 3-4 minuti, per tutta la durata, ripetendo queste parole in un loop infinito che probabilmente, ragionando, ci sta a significare la necessità di afferrare qualcosa di così etereo e irraggiungibile. Come sono, per esempio, guardando al cielo, le stesse nuvole, quelle che assumono forme così distinte che riflettono l'inganno che dà l'immaginazione a noi stessi. Io sinceramente non sono la persona più adatta per dare consigli sull'amore, è normale. Però soprattutto, secondo me, sarebbe molto ma molto importante riuscire a riconoscere ciò che all'innamoramento dà una semplice attrazione e soprattutto anche riuscire a capire quando dall'innamoramento si passa all'amore. Bomba! Probabilmente l'ho detta grossa, c'è anche il gran fumo lì. Probabilmente l'ho detta molto grossa. Questo è un segnale. Importante secondo me, sempre e comunque, è l'amore, cioè amare senza limiti, senza discriminazioni, senza violenze di genere o di qualsiasi tipo di violenza, ma soprattutto bisogna amare in tutti gli ambiti sociali, nell'educazione, nello sport, nel lavoro, e soprattutto nel lavoro bisogna dire basta ai contratti che violano i diritti dei lavoratori. Io, per concludere, soprattutto vorrei dare il benvenuto a Olimpia, ad Ania, ma a tutti i bambini che sono nati questo mese o questi mesi passati, e soprattutto vorrei dare un gran augurio di un felice 2019 e soprattutto amate sempre. Buon anno. Viva il presidente! Viva! Viva! Corvetto ti ama! Come si fa a stoppare qua? End. Sì.